Sapevi che il gatto più temuto di Hogwarts ha letteralmente addestrato gli attori sul set? No, non è un trucco della Rowling. Dietro lo sguardo vitreo di Mrs. Purr e l'istinto infallibile di Grattastinchi non c'è solo la magia, ma una biologia straordinaria che appartiene anche al gatto che sta dormendo sul tuo divano. Oggi analizziamo la scienza segreta di Hogwarts, scopriremo come i Maine Coon usano i sensi come radar, perché Grattastinchi è un biosensore chimico vivente e perché la scelta del gatto soriano per Minerva McGranit è la lezione di evoluzione più accurata della saga. Prima di iniziare, se amate i gatti e la cultura pop, unitevi alla nostra colonia spaziale. Iscrivetevi a Space Feline per non perdere i prossimi viaggi nella scienza nerd. Mrs. Purr non è un gatto comune, è un Maine Coon. Ma dimenticate l'etichetta di gigante gentile. Nel film sono stati usati 3 esemplari, Alanis, Cornelius e Maximus, e la loro particolarità sono i pennacchi sulle orecchie. Scientificamente, questi ciuffi di lince servono a canalizzare il suono. Mrs. Purr non ti guarda e basta, ti ascolta con una precisione direzionale millimetrica. Ma come fa a sapere chi sta violando le regole? Qui entra in gioco il social referencing. I gatti non capiscono i decreti ministeriali, ma leggono il linguaggio del corpo del loro umano. Se Gazza è teso, rigido o eccitato dalla prospettiva di una punizione, Mrs. Purr decodifica questi segnali in millisecondi. È la stessa simbiosi che abbiamo esplorato nel video sui gatti dei samurai. Il felino non serve il padrone, ma ne riflette lo stato emotivo, diventando un'estensione dei suoi sensi. Passiamo al gatto di Hermione. Nei libri è un ibrido Kneazle, una creatura capace di individuare persone sospette. Ma la scienza ha una spiegazione più affascinante. L'organo di Jacobson. Avete presente quando il vostro gatto apre leggermente la bocca con un'espressione buffa? Sta assaggiando l'aria. Grattastinchi non sapeva che il topo crosta fosse Peter Pettigrew grazie a un incantesimo, ma perché percepiva i feromoni dello stress. Un umano trasformato in topo emette un segnale chimico di terrore e inganno completamente diverso da quello di un roditore comune. Grattastinchi era un rilevatore di bugie biochimico. È lo stesso istinto che troviamo negli ibridi reali come il Savanna. La loro genetica selvaggia li rende iperreattivi agli stimoli ambientali. Se il tuo gatto odia un tuo amico, forse non è gelosia. Forse ha solo sentito un odore chimico che non gli piace. Perché Minerva McGranit, la strega più saggia, si trasforma proprio in un gatto soriano, Tabby? Non è una scelta estetica, è una scelta di efficienza evolutiva. Tutto dipende dal gene agouti. È il pattern mimetico originale del Felis libica, l'antenato di tutti i gatti. Quelle striature servono a spezzare la sagoma del predatore tra le ombre. La McGranit non ha scelto una forma appariscente come un siamese, ma la divisa del predatore perfetto, capace di svanire in un corridoio di pietra. C'è anche una ragione storica. Come abbiamo visto nel video su Perché un papa ha dichiarato guerra ai gatti, durante le persecuzioni medievali i gatti neri erano i primi bersagli. Il pattern agouti, invece, era la mimetizzazione della sopravvivenza. Essere un gatto soriano significava restare invisibili agli occhi degli inquisitori. Ma attenzione, Minerva non è un famiglio, è un animagus. Scientificamente, questo è un esempio estremo di potenziamento cognitivo. Lei mantiene la sua intelligenza umana, ma la potenzia con i sensi felini. Usa le sue vibrisse, i baffi, per percepire microcorrenti d'aria e spostamenti che un essere umano ignorerebbe. E la sua vista notturna per trasformare i corridoi bui di Hogwarts in una mappa termica perfetta. La figura del famiglio nel folklore era vista come un legame demoniaco. Oggi la scienza lo chiama legame interspecifico. Studi dimostrano che il gatto sviluppa un attaccamento neurale verso l'umano simile a quello di un bambino. La McGranit incarna l'archetipo del gatto come osservatore silenzioso e ponte tra il mondo selvaggio e quello della conoscenza. E prima di chiudere, torniamo alla nostra domanda iniziale. Come hanno fatto i gatti ad addestrare gli attori? È la prova definitiva del social referencing. Gli addestratori hanno spiegato che attori come David Bradley dovevano imparare a muoversi in perfetta sincronia con i gatti,
Se l'attore non trasmetteva la giusta intenzione fisica, il gatto non recitava. In pratica, per mesi, il cast ha dovuto imparare il linguaggio del corpo felino per non rovinare le riprese. Sono stati i gatti a dettare i tempi della recitazione, non il regista. La magia di Hogwarts è incredibile, ma la biologia dei gatti che la abitano lo è ancora di più. Ci insegna che spesso quello che chiamiamo sesto senso è solo una percezione della realtà molto più acuta della nostra. Se il vostro gatto ricevesse la lettera per Hogwarts, in quale casata finirebbe? Scrivetelo nei commenti e ditemi perché. Non dimenticate di iscrivervi per altre curiosità di scienza felina. Ci vediamo al prossimo video.